Allora, stasera facciamo la carne all'uccelletto, che è un piatto di mio padre. Per farla ci vuole 1,5 etto a persona di fettine di manzo, fettine, scaloppe, chiamatele come volete. Ok, sono queste qua, fettine di manzo tagliate non troppo spesse, perché poi dovete farle a striscioline. Ok, 1,5 etto per gli adulti, 1 etto per i bambini. Prendi il tuo tagliere. Ok. Stasera c'ho l'aiutante. Allora, per prima cosa prendiamo la fettina o la scaloppina di manzo, chiamatela come volete. Se è troppo larga la tagliamo a metà. Ok? La carne va tagliata a striscioline di circa 5-6 cm, non troppo spesse perché sennò poi rimane dura, quindi tipo così. Ok? Questa è una carne eccezionale, una carne del supermercato, ma ce la facciamo andare bene. A striscioline così. Ok. Tagliate bene tutte le fettine a striscioline abbastanza sottili, così. Però lo spessore è più o meno questo. Ok, questo qua. Come tanti baffi di Magnum PI, più o meno. Quello è lo spessore. Se mentre tagliate la carne trovate delle impurità, dei nervetti, rimangono poi duri da mangiare, buttatele via. Hai finito tu? Ci sei? Benissimo. Ma non l'avrai mica mangiata cruda? Non l'ho mangiata cruda. Va bene. Allora, adesso si mette in una padella grande un po' d'olio, non troppo, diciamo tanto così. Ok? Spargiamo bene l'olio nella padella, accendiamo a fuoco vivo. Mentre si scalda l'olio, puliamo più o meno uno spicchio d'aglio a persona. Lo so che sembra tanto, ma in realtà poi non si mangia, quindi serve solo per dare profumo. Quindi io metto circa uno spicchio d'aglio a persona. Ok, adesso li puliamo. Usate le vaschette del supermercato per non sporcare la cucina. Allora, mentre si scalda l'olio, abbiamo pulito 3 spicchi d'aglio perché sono grossi, 4 erano troppi. Mettiamo nell'olio bollente 2 o 3 foglie di alloro che fa profumo. Se sentite che non viene su il profumo, spezzate la foglia d'alloro, la spezzate a metà. Sentite che l'olio sfrigola, si butta dentro la carne pian pianino. Ok? Facendo attenzione a non fare dei mucchi. Ok. E cercate di lasciarla ferma il più possibile, perché sennò dà l'acqua. Mentre la carne sta rosolando a fuoco alto, tenete sempre il fuoco alto, intanto tagliate gli spicchi d'aglio a rondelle piccole piccole. Intanto mi dai una rimesciata alla carne con la punta del cucchiaio, così, senza mescolare, solo spostando leggermente la carne per fare aderire tutti i pezzettini ai bordi. Intanto tagliate l'aglio a fettine sottili. Se la carne non è proprio di qualità eccelsa o l'olio non era abbastanza caldo, è probabile che dia un po' di acqua, cioè che faccia questo effetto qua delle bollicine. Non vi preoccupate, piano piano la carne se le riassorbe, se le risuca, quindi non vi preoccupate. Lasciate andare così finché la carne non è tutta marrone. Piano piano, mano a mano che la carne cuoce, la spostate col cucchiaio di legno per farla diventare tutta bella marroncetta. Comunque si vede, insomma, se è rosa è cruda, se è marrone è cotta. Direi che questo ci arriviamo tutti, eh? Se si dovessero un po' appiccicare tutte le varie striscioline, prendete una forchetta e piano piano, senza bucarla troppo, le separate così. Allora, lasciate cuocere per una decina di minuti finché insomma non si asciuga un pochino tutta questa acquetta che si è venuta a creare. Quando è un pochino più asciutta, vedete che sul fondo si formano i primi buchetti, prendete e ci buttate dentro l'aglio a fette.
e lasciate andare ancora a fuoco alto. Ok, ora è il momento più importante. L'aglio ha fatto tutto il suo profumo, bisogna aggiungere il sale, il pepe. A me piace con tanto pepe, però decidete poi voi quanto metterci. A me piace tanto il pepe nero. Mescoliamo brevemente. Allora, attenzione a questa operazione. Abbasso il fuoco e metto il vino bianco. Ok? Io lo faccio con tutti i tipi di carne. Quando la carne è cotta, secondo me, o perlomeno è cotta fuori, è rosolata, aggiungo il sale, aggiungo il pepe, abbasso il fuoco, metto il vino bianco. Ok? Lasciamo sfumare il vino bianco, considerando che la carne all'uccelletto va lasciata un pochino più brodosa, un pochino più sugosa. Sempre col fuoco basso basso, e poi se la servite subito fate asciugare bene il vino bianco, lasciate solo, diciamo, un po' di sughetto da pulire col pane, che fa sempre bene. Se invece avete cucinato con un po' di anticipo, non consumate subito tutto il vino bianco, lasciatela più bagnata, perché quando la scalderete prima di portarla in tavola vi servirà un po' di umido per non far seccare la carne. Carne all'uccelletto, piatto di mio padre. Buona.